Quale liceo sceglierà Lara? Mm. Ne parliamo in questo video. Ciao ragazzi, io sono Lara e lei è Barbara. Video di oggi parliamo di orientamento scolastico. liceo. Esatto, perché Lara entro gennaio dovrà scegliere la scuola superiore. Esatto. E in questo periodo, scusate, stanno martellando, sentirete martellare tutto il video, ma questo è. Molti di voi saranno alle prese con Questa scelta. Esatto, questa scelta. Adesso in questo video oggi ne parliamo un pochino di scuole superiori e andiamo a rivelarvi quella che avrà scelto poi Lara. Allora, partiamo dall'inizio. Lara era indecisa Più o meno. tra un paio di indirizzi, giusto? 2 indirizzi soprattutto. Esatto, ma le abbiamo viste un po' tutte. Abbiamo prima preso in considerazione tutte quante le scuole e poi ormai la scelta è stata fatta. Ci sono, dopo le medie uno può scegliere vari percorsi scolastici. Ecco lo schemino bello, mi sono impegnata. Dopo le medie si può scegliere una scuola superiore che dura 5 anni a scelta tra istituti tecnici, istituti professionali e licei. Altrimenti ci sono le scuole di formazione professionale che durano 3 anni. Se si prosegue al quarto anno si diventa tecnici e si può passare al quinto e prendere un diploma di istituto professionale. Col diploma si può accedere all'università o all'istruzione tecnica superiore. Spero vi sia utile. I licei sono parecchi. Lara, tra queste tre cose, ha scelto la carriera di liceo, cioè la scuola, di proseguire con un liceo. Esatto, stai per dire, non di? No, non lo dico, non spoilerò niente fino il video, all'ultimo. stiamo per spacca de botte. E abbiamo ovviamente considerato un sacco di cose, perché alcune cose sono veramente da prendere in considerazione, tipo quali licei ci sono nella nostra città, quelli lontani, quelli vicini. Devo dire che dove noi viviamo, anche se non è una città grandissima, ci sono parecchie scuole. Allora, ci sta il liceo classico, il liceo scientifico, il linguistico, l'artistico, Scienze umane, poi c'è un indirizzo molto interessante, marketing e finanza, biologico, chimico-biologico, credo che sia un istituto tecnico, e poi c'è il tecnico elettronico, insomma ce ne sono un bel po'. Allora, io avevo questa idea da molti anni, però ho deciso di vederli tutti perché non si sa mai. Esatto. Però alla fine ho scelto quella che L'idea di partenza. Esatto. Avete fatto qualche open day anche a scuola? Sì, ci hanno fatto vedere sulla LIM, sulle scuole diverse e tutto, ci hanno fatto vedere come se fosse una specie di Google Maps, l'interno della scuola è tutto quanto. Ah, carino, bello, avete fatto il viaggio dentro le scuole? Esatto. Carina come cosa. Alcuni licei dove siamo noi hanno fatto degli open day virtuali e altri invece in presenza. Alla fine, Dico, lo scientifico? no, mi menano ragazzi. No, perché detto proprio così, io le materie che ci sono tipo matematica, no. Guardate quello ha detto matematica, no, non ha 4, però. No, non ho 4, però almeno c'ho sufficienza. Diciamo Geometria, no. Esatto. Poi scienze non ne vogliamo La parlare. scienza è un po' emotiva la ragazza, cioè è un po' sensibile. No, sono sensibile a molti argomenti riguardanti perché mi sento male. Quelli col corpo umano, troppo anatomici, troppo. Esatto, mi sento proprio male, cioè sento un malessere in me che. Tipo S4, NG, quelle cose lì. Voi dite, ma Lara, ma tu giochi agli Under Simulator, giochi per. Ragazzi, un conto è il S4 in 3D, un conto è il real life. Quindi il liceo scientifico scartato. No. Liceo classico? Non è. No, assolutamente no. Poi c'era il liceo linguistico. Che ti devo dire. Era abbastanza tentata, anche perché dove siamo noi, tra le varie lingue disponibili c'è cinese, che è secondo me una grande opportunità poter studiare cinese, Sì. perché comunque sia è una delle lingue più difficili al mondo. Difficile, quindi però è anche bello che si utilizzate. faccia a scuola, ma esatto, in rapida ascesa. Mi gira. Ok, mi stavo appoggiando. Quindi anche il liceo linguistico, diciamo, è stato scartato ed è rimasto. Anche perché, tipo, lo dico così, sono brava in inglese, robe varie, quindi dicevo, forse è una grande opportunità, però ho detto, senti, ci sta pure nelle altre scuole, l'inglese, eccetera, quindi. E quindi alla fine hai scelto l'artistico. Ok, alcuni di voi forse lo sapevano già. No. Alcuni di voi forse lo sapevano già, perché già da un po' di tempo che hai sempre detto vorrei fare l'artistico. Ma Però lo dico da quando avevo 7 anni. lo so, però ti sei voluta togliere lo sfizio di guardare tutti quanti gli indirizzi disponibili, le scuole. Ora questa cosa la dico pure per voi. Se siete fissati con una scuola, prima guardate pure l'altro, esatto, perché non si sa mai. Esatto, potreste illuminarvi con qualche open day e magari trovare un indirizzo che fa più per voi, o magari una scuola che vi piace di più.
più, magari la scuola che volete fare voi è lontana. Ecco, sta cosa della distanza noi l'abbiamo molto considerata. Siamo fortunati perché qui ci sono veramente 10 scuole almeno in cui scegliere, però è ovvio che abbiamo Roma abbastanza vicina, ma spostarsi fino a Roma, Ragazzi, noi non abitiamo a Roma centro. sì, proprio. comunque sia sono 40-50 minuti di bus all'andata e mezz'ora al ritorno perché c'è traffico differenziato. Impegnativo, molto impegnativo. Poi ti fai tutti gli amici, i compagni da un'altra parte, insomma abbiamo deciso di rimanere vicino casa. E parliamo di questo bellissimo indirizzo. Allora, ragazzi, io non ho scelto artistico perché sbutto C'è tutti un gli po', stereotipi. sì, c'è un po' di reticenza Allora, ci sull'artistico. sono molti stereotipi, tipo non si fa niente, disegna e basta. Allora, numero uno, no, perché le stesse ore di italiano, di matematica, eccetera, si fanno, però sono di meno, però si fanno, quindi non è vero che non si fa Non è niente. vero che sono tante di meno alla fine, perché ho visto che comunque sia 6 ore di matematica Per- ne potrei fare una o due rispetto allo scientifico. Ovvio. Però rispetto al classico le ore di matematica sono le stesse. Ma io lo sto paragonando tipo dalle medie al... Va bene, ci sta. Sarete anche a scuola più tempo, perché lo so. comunque sia uscirete alle 2:20 tutti i giorni, 20 tranne minuti. forse un giorno che si esce all'1, non lo so. Ehi, Quindi e c'è una lingua soltanto, inglese. inglese. La cosa che mi ha colpito molto positivamente è che questo liceo organizza le certificazioni linguistiche, quindi so, il PET, il CAT, queste che non Cambridge, non so se Trinity o Cambridge, non lo Perché è so. unito il liceo artistico è unito al linguistico, cioè tutto in una struttura. E le fanno gratuitamente, quindi uno paga soltanto l'esame e i ragazzi possono aumentare il proprio livello di inglese. Mi sembra un'ottima cosa, mi sembra molto positivo. E altre cose che mi sono piaciute sono i 3 indirizzi, perché la scuola che ha scelto lei ha 3 indirizzi. Primo e secondo anno tutti fanno la stessa roba, Tutti stesso. uguale. Poi si Poi sceglie dal terzo anno in poi si sceglie l'indirizzo. I vari indirizzi dell'artistico sono il figurativo, grafica, architettura il figurativo si divide in due, che è vero. pittorico e plastico. Pittorico e plastico. Spiega. Allora, il figurativo, come detto prima, pittura, cioè disegni. Esatto. Però disegni a alti livelli, voi non è che pensate E storia dell'arte eccetera. anche. Storia dell'arte, perché ricordatevi che c'è anche storia dell'arte, non Esatto. c'è solo il disegno e basta. Purtroppo c'è pure quella, però Come vabbè. purtroppo, il liceo artistico è quello. Lo so, però vabbè. No, però guarda che la storia dell'arte del liceo è Lo bella. so che serve, lo so che serve, lo so. Io l'ho fatta dal liceo scientifico, ma avevo una professoressa di storia dell'arte molto pignola. Ci ha spiegato un sacco di cose ed era bella, a me piaceva come materia. Ti arricchisce, è piacevole. Poi Il plastico, che è il figurativo plastico, che è scultura. imparate a fare cose con la ceramica, imparate a fare sculture con materiali tipo gomma, plastica, argilla e così via. Poi c'è architettura. Architettura, imparate a fare gli architetti a costruire le case. No, No, scherzo. ovviamente non è la facoltà di architettura all'università, è un liceo, però fanno veramente tantissime ore di laboratorio e imparano a usare AutoCAD, quindi alla fine dei 5 anni c'è già la possibilità di qualche sbocco lavorativo in qualche istituto, in qualche studio di geometra o nei mobilifici, comunque ci sono degli sbocchi lavorativi. Poi c'è grafica. Grafica, che lo dico già, Sì, dillo, è quello dillo. che voglio fare io, grafica, perché è il più vantaggioso secondo me, però rispetto a tutto. Grafica praticamente Multimediale. grafica multimediale, impari a fare, loro disegni si fanno sempre, impari a, come dire, usare il digitale, se si può dire, Esatto. ti fanno utilizzare Photoshop, ti fanno utilizzare Premiere e un sacco di programmi, te li fanno usare senza pagare. Non è che te li fanno usare senza pagare, la Cioè, scuola... nel senso, la scuola paga i programmi, Esatto, ha tutte le licenze per tutti gli studenti. tutti gli studenti. Di tutto il pacchetto Adobe, che mi sembra un gran vantaggio. Ed io lì già stavo... Esatto, hanno il Mac tutti quanti, quindi hanno tutti quanti, ogni postazione, ogni studente ha un Mac e con tutto il pacchetto Adobe dentro. Quindi direi che non è male. La cosa bella è che in terzo, quarto e quinto vanno a fare dalle 8, poi 9, poi 10 ore di laboratorio a settimana, il che significa un paio d'ore di grafica al giorno. Esatto. Mi sembra tanta roba, quindi bello, mi ha colpito molto positivamente. È paragonato a un liceo normale, quindi purtroppo questa cosa, ora io non so
Però ho sempre pensato che lei dovesse essere abbastanza libera di scegliere, poi ovvio che il genitore sotto sotto dietro deve comunque sia creare un binario dove devono stare, cioè dei bordi devi lasciarglieli, però l'ho lasciata decidere, ha scelto un liceo, mi stava bene, se vuole fare quello artistico era libera. Però devo dire che comunque sia la qualità delle materie è variegata e che dopo potrà fare qualunque università le voglia, non è che può Esatto. fare soltanto storia dell'arte dopo. Quindi diciamo che non è troppo settoriale come scuola, la cosa non mi dispiace per niente. Perché dicevo che i genitori devono dare un binario? Perché non so voi come vi troverete, però probabilmente alcuni di voi, qualcuno a volte nei commenti me lo scrive, vorrei fare Vuoi fare l'artistico? Mia mamma non vuole. Allora, secondo me dipende anche molto da come andate a scuola, da che attitudini avete. Allora, dipende perché, per esempio, se andate benissimo in matematica, se poi spaccate, tipo, e dite, mamma voglio fare l'artistico, e tipo, ma come, c'hai 10 in matematica? Esatto, Vai se a fare avete lo delle scientifico. attitudini, quando dovete scegliere la scuola, è ovvio, è giusto fare prima un test per vedere quale è il vostro indirizzo e qual è il vostro ambiente predominante, se siete più portati per le materie matematiche, per quelle letterarie, per quelle artistiche, è ovvio. Però a Più che volte... altro, un'altra cosa, eh, tutto ciò dipende da quello che volete fare in futuro. Sì, ma a questa età non serve, non potete scegliere. E Eh? io me li ricordo i miei 13 anni. Non avevo idea, volevo fare 500 cose. Avrei voluto fare la veterinaria, avrei voluto fare design, avrei voluto fare la scrittrice. Poi l'ho fatto. Però, insomma, io C'era. invece ho la stessa idea proprio Tu dritta ce da n'hai una. anni e dico, senti, c'ho questo sogno, io farò questo, ve lo dico o non lo dico? Dai, dillo. Allora, No, teniamoci taglio questa parte in cui no, teniamolo così, lo diremo più avanti. più magari. avanti, ragazzi, più avanti. Allora, E per il- censura quelle Per tre parole per che il sono tuo uscite. sogno, per il tuo sogno devi fare questa scuola. Devo fare l'artistico per questa cosa, quindi mi serve, è vantaggioso, quindi io farò l'artistico. Allora, io mi metto nei panni di chi è bravissimo in materie tipo matematica, italiana, tutti 9, tutti 10, che magari un genitore si aspetta che facciano il classico l'artistico, il classico lo scientifico. Vi capisco, magari volete fare tutt'altra cosa, però pensateci. Allora, dico la mia brevemente. Io ho fatto il liceo scientifico. All'inizio volevo fare un classico sperimentale che era lontanissimo, che era fighissimo perché c'erano delle materie bellissime e non c'era il latino. Però era troppo lontano, non ce l'avrei fatta a prendere 3 bus per andare in capo al mondo. Quindi alla fine l'ho fatto sempre nella mia città, lo stesso liceo che sta facendo il fratello di Lara, Emanuele. E ok, il liceo scientifico è complicato, forse era anche un po' troppo difficile per me, però dopo mi ha dato la possibilità di scegliere l'università che volevo e io all'università sono stata molto, molto, molto avvantaggiata dallo scientifico, perché ho fatto scienze della comunicazione e tante cose mi risultavano veramente in linea, sia logica che linguistica, ero nel mio ambiente. Quindi pensateci bene, se avete gusti, volete fare qualcosa che potete fare anche dopo un liceo, scegliete un liceo neutro che vi apra le porte a tutto e andate così. Se questa cosa non vi fa troppo soffrire, se andate a fare una scuola che proprio non vi piace, pazienza al 9 in Non lo matematica, fate quello che vi piace. I vostri genitori secondo me lo capiranno e vi verranno incontro. Ragazzi, ascoltate voi, non i vostri genitori. Cioè, No, devono ascoltare i genitori, cioè non è che il genitore sceglie la carriera del figlio perché è cattivo, ma perché vuole che dopo abbia il meglio, che abbia il più possibile. Io dopo. Però quello che intendo io è se portate sogni da anni, cercate di farli Magari capire. ci scrivete voi che cosa ne pensate, perché è un dibattito, cioè, ovviamente ci stiamo scannando perché lei ragiona da figlia, io ragiono da genitore, quindi ci sta che comunque sia ci sia il braccio di ferro. Voi raccontatemi Perdo subito. No, raccontate nei commenti come forza. sta andando da voi, se da voi c'è o c'è stata questa diatriba, se chi ha vinto, se hanno vinto i genitori o hanno vinto i figli. Bisogna pensarci molto, molto bene. Se non avete le idee chiare, fate una scuola neutra che vi apra più porte possibili dopo. Sì. Tu sei decisa, ma molti magari non lo sono. Allora, per chi è indeciso, allora, dico subito questa cosa, chi fa l'artistico non vuol dire che dopo diventerà a vendere il cocco per strada. Ma Oppure a perché? fare pittori. Ci sono una marea di lavori legati all'artistico. Per dire, per dire, una persona che è andata all'artistico, questa è una cosa vera, non ve la sto dicendo, una persona che è andata all'artistica poi è riuscita a fare medicina. Esatto, della scuola dove andrà Lara. Senza greco e latino. Esatto, una persona è entrata a medicina, sta facendo medicina senza grossi problemi, oppure altri tipi di facoltà senza grossi problemi, quindi
alla fine non è così vincolante. L'unica cosa che un po' mi dispiace, perché io sono orgogliosa che lei vada a fare un liceo artistico, Però è che a volte senti persone che cosa va a fare dopo l'artistico? sì. Molti ci rimangono male, ma raga, è una Ma che scuola, vuoi? è una Ma scuola che bella, vuoi? non è una scuola in cui non si fa. mica te verano. No, vabbè, ma non è questione, non è una scuola in cui non si fa niente, comunque è un liceo. Forse molte persone sono rimaste a prima che non Che era un, era un istituto d'arte. tecnico, esatto, forse molti pensano quello. Però ragazzi, veramente, un altro consiglio che mi andrebbe di dare: non fate scuole troppo difficili. Troppo faticose perché poi dopo vi stancate e addio. È bello essere alla prova, però deve essere sempre nelle vostre corde. Se vi mettete in testa di Cioè fare è una malsano stare tipo tutti i giorni che non avete nemmeno il tempo di andare a pranzare perché dovete studiare, eccetera. No, ma guarda, ti lo dico, io ho fatto il liceo scientifico, secondo me in certi momenti è stato più difficile di quello, non ci arrivavo, cioè era troppo per me, mi sono svenata, l'ho finito, sono contentissima, però mi rendo conto che è stato molto 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 pesante per me. Invece magari c'è qualcuno che studia più agevolmente, lo fa così, e io non ero tra Io quelli. tipo se facessi lo scientifico mi metterei a piangere tutti i giorni. Sì, io piangevo. No, pianto più all'università, però, sai? No, io proprio... Perché lo faccio? No, io giuro perché tipo... No, Troppe materie, No. troppe cose difficili. troppe materie, troppo... No, qualcosa di più calmo. Tocca veramente, tocca arrivare a una via di mezzo tra quello che volete fare voi, quello che potete fare voi e quello che sono le prospettive future. È un po' complicato, però devo dire, la nostra scelta è stata piuttosto rapida. Lei ha visto le altre scuole per farmi contenta, però aveva già la sua idea Un artista. e io gli ho fatto vedere le scuole sapendo che mi stava facendo contenta, ma sapevo che avrebbe puntato a quella. Raga, è da quando avevo 7 anni, 7, Sì, è vero, è vero. anni che... Cioè io ho scoperto il liceo a 7 anni, dico... Lei Wow, c'è questa spiegami, scuola. oddio, wow, c'è questa scuola dopo le medie. Ho scoperto l'artistico e ho detto questa. Una cosa che un po' mi scoccia è che la scuola che vuole fare lei Che c'ha... faccio l'artistico? No, No, scherzo. sciocca. Ci sono due Scherzo. indirizzi, la centrale e la succursale. Nella succursale, che purtroppo è lontana da qui, c'erano degli indirizzi veramente belli. Ed Tipo? erano... c'era design del gioiello. Ah, vero, raga, una rosicata! Mamma mia, tanta roba. Design del gioiello vuol dire che ti diplomi orefice. Cioè, cavolo. Io inizialmente ho fatto, oh mio Dio, voglio fare questo. Però non sta È lontanissimo. lontanissimo. D'inverno sono 25-30 minuti, d'estate un'ora secca perché è un punto turistico, quindi per tornare devi passi la vita in macchina, in autobus, in bus, in treno, dove capita. Poi c'è anche il design del tessuto. L'aereo dei video. C'è ancora. È resuscitato a fatto. Design del tessuto, quindi comunque design fashion, una Sì, bomba. però così si capisce quello che vuoi fare in futuro. Pure quello, il design del tessuto era veramente veramente bello. E poi ce n'era un'altra che per quello che stiamo facendo adesso era la perfezione, che era audiovisivi, quindi cartoni animati e film, video. A ragazzi, vado a fare l'animatrice. Non Era- quella nei parchi con Era bambini, stupendo come eccetera. indirizzo, però è lontano appunto, quindi vediamo. Adesso intanto fai 2 anni che sono qui vicino e sono uguali per tutti. Vediamo poi in terzo superiore se tante volte cambiano qualche indirizzo qui e mettono qualche altra cosa qui, oppure se no rimarrà sul grafica. Vabbè, io comunque voglio fare grafica, avevo scelto così. A posto, lei è contenta, io sono contenta, siamo tutti contenti, quindi a posto così. Contenti io, contenti tutti. Esatto. Raccontateci, diteci qualcosa giù nei commenti, raccontateci quello che avete scelto, ma anche se non lo state scegliendo quest'anno, e anche se l'avete scelto negli scorsi anni o se lo scegliete tra 1, 2, 3 anni, fateci cominciare a Dite che sapere. liceo fate, dite, magari raccontate, Potremmo fare scrivete. un'altra puntata con appunto i vostri interventi, le vostre domande, quindi chiacchieriamo Oppure di risolviamo i vostri problemi. No, non risolviamo niente. Cioè, è un Sono consigli. Esatto, ma sono cose tra voi, i vostri genitori, la vostra famiglia vi conosce meglio di tutti, quindi ahimè sono loro che comunque sia non decidono, ma vi consigliano. Non ve la prendete se volete fare una scuola particolare e mamma e papà ti dicono no, devi fare quell'altra. Dovrebbero scegliere verso le vostre inclinazioni, però non sempre si può fare. Mamma, 17 minuti dei video. Oh, è troppo lungo, quindi io direi che a questo punto lo tagliamo qua e continuiamo in una prossima puntata, quindi vi salutiamo. 18! Ho capito, se continuiamo a guardare il video diventano 19. Un bacio a tutti quanti. Ciao ragazzi. Ciao!